Se vogliamo migliorare la nostra tecnica non possiamo prescindere dal piede, anzi di qua dobbiamo partire. Piede cerca spigolo è quindi il titolo di questa puntata, e sarebbe forse ancora meglio dire spigolo cerca piede, perché se non trovo un piede capace di mettere lo sci sullo spigolo e di chiamare i muscoli a rendere solida questa presa di spigolo, non andiamo da nessuna parte. Quindi in Jam Session partiamo dai piedi, dalla loro capacità di fare presa di spigolo, e saliamo poi eventualmente a perfezionare quello che rimane da perfezionare o da correggere nella parte alta. Mai partiremo dalla parte alta del corpo per ottenere un risultato sui piedi, perché possiamo essere perfetti nella parte alta, busto, braccia, spalle, bacino, ma se non impariamo a essere consapevoli di ciò che fanno i piedi per trovare la presa di spigolo, veramente non andremo avanti. Saremo delle belle figurine forse, ma sicuramente non degli sciatori attivi. Vi ricordo www.jamsession.it per trovare tutte le informazioni per partecipare ai corsi Jam Session, corsi Full Immersion, nelle 4 stagioni, sempre nelle località e con i programmi più adatti. Questo è il nostro piede destro, siamo in una curva verso sinistra e il nostro piede, per poter inclinare lo sci in modo che la lamina incida al terreno, deve fare uno sforzo per portare l'articolazione della caviglia verso l'interno della curva, e questo lo fa in contrasto a delle forze che vogliono invece appiattire lo sci che andrebbe a scivolare, e questo movimento permette di scaricare dalla tibia attraverso questa linea di forza direttamente sulla lamina e quindi rendere efficace la trasmissione dei carichi proprio sulla lamina, sul solco. Ovviamente l'iniziativa deve partire dal piede, e quindi è un'azione muscolare che fa sì che possa verificarsi questo spostamento. È un'azione muscolare che parte dal piede e va a coinvolgere i muscoli degli arti inferiori fino ai glutei, rendendo solida tutta la parte bassa dal piede fino al bacino. Un'azione analoga deve farla chiaramente anche il piede interno, seppure molto più scarico, ma è molto importante che il piede interno e la caviglia cerchino questa inclinazione, perché questo movimento sulla caviglia interna alla curva veramente traina un po' e stimola la giusta acquisizione di questo movimento verso l'interno e dell'inclinazione verso l'interno della curva di tutto il corpo. Il movimento dei piedi che, pur essendo costretti nello scarpone, cercano di inclinare per mettere lo sci sullo spigolo è importantissimo, perché questo movimento attiva delle catene muscolari che danno poi solidità a tutta la presa e a tutto il corpo, evitando cedimenti. Esasperiamo al massimo questi lavori di supinazione, di pronazione dei piedi, e aggiungiamo poi anche l'inclinazione delle tibie di qua e di là, come in una vera e propria serie di curve, perché i due lavori, quello del piede e quello dell'inclinazione delle tibie, si integrano alla perfezione. Il momento chiave è quello del passaggio da una curva all'altra, cioè quando si comincia a svincolare da una curva per entrare nella successiva. Vediamo questo, è qui che il piede deve invertire. Durante la fase di rilascio degli spigoli bisogna avere chiara l'intenzione di capovolgere l'azione del piede, di invertirla totalmente diverso, in modo che quando arrivano i carichi ci sia quella tensione muscolare che dal piede arriva fino al bacino, che dà solidità a tutto lo spigolo e che evita un'azione sovrasterzante dei piedi e quindi una derapata, facendoci ottenere una presa di spigolo perfetta, un taglio come potete vedere in queste immagini.